Repubblica Dominicana, situata nelle Grandi Antille. Bagnata a nord dall'Oceano Atlantico e a sud dal Mar dei Caraibi, offre un connubio fra mare, spiagge, avventura e natura che pochi luoghi hanno il privilegio di avere. Nota soprattutto per i resort di lusso e le sue spiagge incantevoli, quest'isola nasconde molto altro a chi ha voglia di esplorarla con sguardo curioso e con voglia di non fermarsi all'apparenza. Las Terrenas, piccolo villaggio di pescatori situato al nord della Repubblica Dominicana e precisamente nella lussureggiante penisola di Samaná, è la dimostrazione di come sia possibile un turismo indipendente fuori dai circuiti commerciali che ci permetterà di vivere una vacanza differente in uno dei luoghi dal punto di vista naturalistico più belli di tutta l'isola. Contrariamente a quanto pubblicizzato dalle agenzie di viaggi, alle quali interessa vendere solo ed esclusivamente pacchetti all inclusive che sconsigliano la parte nord perché è bagnata dall'Oceano Atlantico, Las Terrenas, con i suoi 16 km di spiagge mozzafiato, prova senza ombra di dubbio che il mare e le spiagge bagnate dall'oceano non hanno nulla da invidiare alla costa caraibica, anzi, vista la grande estensione, avremo sicuramente più possibilità di trovare spiagge libere e isolate rispetto alla parte caraibica oramai presa d'assalto dai grandi resort che hanno quasi privatizzato tutta la costa. Las Terrenas è un vero paradiso per i turisti che, oltre a scegliere come sistemazione tipici appartamenti in residence o ville indipendenti, possono godersi momenti indimenticabili in spiagge da cartolina. Mangiando in piccoli e colorati ciringhito fronte mare. Facendosi trasportare dai tipici motoconcio da una spiaggia all'altra con pochi euro. Lunghe passeggiate. Bagni interminabili in acqua tiepida e cristallina. Rilassarsi sulla riva leggendo un libro. Giocare nelle calme acque dell'oceano, ballare in spiaggia o andare ad allenarsi in palestra, oltre a essere un'esperienza unica e indimenticabile, ci darà l'opportunità di vivere realmente a contatto con la realtà dominicana. Tra le tante spiagge che circondano il villaggio, sicuramente da non perdere Playa La Ballenas, che con le sue acque calme e trasparenti, la sua spiaggia piena di piccole palme che fungono da riparo al sole caraibico, la rendono una delle zone più appetibili e frequentate dai residenti. A pochi chilometri dal centro, in direzione Playa Bonita, troviamo un luogo incantato, molto probabilmente tra i più belli dell'intero municipio. Ossia Punta Bonita, una piscina naturale chiusa dalla barriera corallina.
priva di alcun servizio e quindi ancora selvaggia e poco frequentata, offre un mare e un intorno mozzafiato, impossibile da dimenticare. Dirigendoci invece verso il Portiglio, a meno di 10 km dall'As Terrenas, troveremo un'altra spiaggia veramente particolare. Playa Carolima. Con il suo fiume, il suo fondale basso e le sue formazioni di mangrovie ci regala viste e scorci cinematografici in cui sarà impossibile non perdersi nella natura che la circonda. Las Terrenas continua a mantenere la sua impronta di piccolo villaggio di pescatori. Infatti questa attività, che molti ancora praticano, dà vita al mattino al piccolo mercato del pesce al centro del paese, dove residenti e turisti giornalmente si recano per fare provviste. È arrivato il momento di spostarci all'interno della penisola di Samaná, passando per il tipico e poco turistico villaggio del Limón. Arrivare poi alla Parada de la Manzana, tipico rancio dominicano. Dalla quale inizieremo il sentiero che ci porterà ad una delle meraviglie nascoste dell'isola, il Salto del Limón. Il sentiero, che può essere fatto a cavallo o a piedi, attraversa una natura rigogliosa fatta per lo più di palme, banani, piante di cacao e corsi d'acqua. Dopo 4 chilometri e più o meno 300 scale, ci troveremo di fronte ad una delle cascate più belle della Repubblica Dominicana. Con i suoi quasi 50 metri d'altezza, risulta anche essere tra le 3 cascate più alte dell'isola, che forma una piscina naturale nella quale potremo rinfrescarci, riprendendoci dallo sforzo fatto per arrivarci.
La multiculturalità che contraddistingue Las Terrenas si manifesta in tutto il suo essere nelle calde e colorate nottate di Movida. Che in maniera itinerante durante tutti i giorni della settimana animano il villaggio accompagnando turisti e residenti con spettacoli musicali a passo di salsa, bachata e merengue. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa della bachata. Girando per il villaggio ci rendiamo subito conto del forte colpo d'occhio tra chi continua a vivere come una volta e chi si è adeguato al forte sviluppo turistico-economico che oramai da anni accompagna Las Terrenas. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Nelle strade sempre affollate da turisti e residenti si alternano tipiche botteghe a piccoli negozietti turistici e di artigianato locale. Musica, musica della Repubblica. Aha! Costruzioni nuove e moderne a strutture antiche e fatiscenti, auto da migliaia di dollari a mezzi di trasporto obsoleti. Tutto scorre in sintonia, anche se molto probabilmente lo sviluppo che si sta avendo in quest'ultimo periodo ha un passo troppo veloce per i servizi e le infrastrutture che il villaggio può offrire. Fermo restando, Las Terrenas continua ad essere uno dei paradisi naturali della Repubblica Dominicana, che speriamo non venga un giorno deturpato e privatizzato come molti luoghi di questa magnifica isola. È arrivato il momento di salutare Las Terrenas e dirigerci nella parte sud-est dell'isola e visitare un altro luogo altrettanto caratteristico e affascinante. Bahia Ibe. Piccola e tranquilla cittadina bagnata dalle limpide acque del Mar dei Caraibi. Deve il suo sviluppo turistico principalmente al pioniere italiano Ettore Colussi, che negli anni '80 aprì in questo luogo il leggendario Club Dominicus. Da allora Bahia Ibe, insieme a Bavaro e Punta Cana, sono diventati tra i luoghi di maggiore concentrazione di resort all inclusive in tutta l'isola. Ma vale realmente la pena intraprendere un viaggio oltreoceano per poi chiudersi in un hotel che, per quanti servizi possa offrire, ci proporrà una realtà lontana anni luce da quella vibrante e autentica che possiamo vivere al di fuori di esso? Bahia Ibe è molto più di quello che la maggior parte degli operatori turistici ci raccontano. Tranquillità, buon cibo, cordialità e divertimento sono tra le tante caratteristiche che il villaggio ci offre per un soggiorno genuino, a contatto con la realtà locale. Bahia Ibe si divide principalmente in due zone. C'è il pueblo, caratterizzato dalle sue tipiche case colorate e la sua gente cordiale.
sue tante sorgenti di acqua dolce dove nei giorni di festa la gente del luogo si bagna, e le sue piccole insenature sulla riva delle quali si alternano bar e ristoranti. La spiaggia pubblica di Bayaibe, un lungo tappeto di sabbia bianca fine bagnata da acqua turchese, purtroppo è stata in parte sacrificata per dare la possibilità di ormeggiare alle tante imbarcazioni che ogni giorno portano migliaia di turisti in escursione verso le isole di Saona e Catalina. Qualche chilometro più a sud troviamo invece la zona chiamata Dominicus, la cui costa, spiagge incluse, è stata praticamente privatizzata dai vari resort, anche se resta una parte con accesso al pubblico che si contraddistingue grazie all'inconfondibile faro di Bayaibe. Su questa piccola porzione di spiaggia, oltre a trovarsi servizi come bar, ombrelloni e lettini, sono presenti negozietti di souvenir e artigianato locale che danno un tocco di folklore all'ambiente. Alle spalle dei grandi resort, per fortuna, si è sviluppata una realtà parallela, nella quale in tutta sicurezza e tranquillità potremo affittare ville singole o appartamenti in piccoli residence immersi nel verde, per passare una vacanza differente. Nelle stradine del Dominicus troveremo tutto quello di cui abbiamo bisogno, dai piccoli supermercati ai negozietti di souvenir. Dal barbiere al centro massaggi per rilassarci. Bar, ristoranti e nella zona pedonale tante agenzie di escursioni, per la maggior parte serie e affidabili, alle quali potremo fare riferimento per eventuali tour. La visita all'isola di Saona è un'esperienza unica, un tour da non perdere. Tutte le agenzie la propongono. Noi abbiamo scelto di andarci con Dominican Emotion di Ugo Di Pinto, italiano trasferito oramai da anni sull'isola. Si parte dalla spiaggia del Dominicus per arrivare al Canto de la Playa. Una spiaggia bellissima. Dove potremo godere di un bagno rinfrescante, approfittare per un servizio fotografico o magari bere una pina colada passeggiando. Ci sposteremo sempre in barca per raggiungere il piccolo e pittoresco villaggio di Mano Juan, villaggio di pescatori ora dedito anche al turismo, che ci accoglierà con le sue casette colorate. Qui potremo semplicemente rilassarci in spiaggia, oppure addentrarci tra le sue casette con tetti di paglia per fare un po' di shopping. È arrivato il momento di mangiare e dopo un breve tragitto in barca approderemo in una delle tante insenature dell'isola, per poi proseguire a piedi attraverso una natura rigogliosa che ci regalerà scorci mozzafiato. Fino ad arrivare al nostro ristorante tipico dominicano, dove ci attendono con musica e buon cibo. Mangiato, potremo passare il pomeriggio facendo quello che più ci piace, approfittando della grande bellezza del luogo. Prima di rientrare,
Con la barca ci addentreremo nel Parque Nacional del Este per ammirare le formazioni di piante di mangrovie, fondamentali per la riproduzione di alcune specie di crostacei, come le aragoste. Questo parco è uno dei più importanti rifugi per la biodiversità marina costiera dell'isola. Ospita infatti centinaia di specie di uccelli domestici e migratori, rettili, pesci, molluschi e mammiferi. Immancabile la tappa alle piscine naturali, dove approfittiamo di un ultimo drink con bagno ammirando le bellissime stelle marine che vivono in quei bassi fondali. Torniamo nel nostro residence per goderci l'ultima cena prima della partenza. Durante la nostra permanenza nel pueblo di Bayahíbe abbiamo scelto di mangiare nel ristorante tipico La Bahia, semplicemente per la qualità, la cordialità del personale, ma in particolare per l'ampia varietà del menù. Dalla tipica comida dominicana alla buona cucina mediterranea innaffiata sempre da un buon vino. Fino alla pizza stile napoletano con tanto di caffè espresso finale. Insomma, a nostro avviso la Repubblica Dominicana può essere vissuta sicuramente in tanti modi, ma il nostro consiglio è quello di non limitarvi alla comodità dei resorts, ma di abbracciare la ricchezza culturale e naturale che l'isola ha da offrire. Scegliete quindi di vivere emozioni indimenticabili immergendovi nella vita quotidiana del paese, creando ricordi duraturi che andranno oltre una semplice vacanza.